Sostanzialmente, la fisica quantistica sta arrivando alla stessa conclusione degli antichissimi insegnamenti ermetici, e in questo video ti spiegherò il perché. La realtà in cui viviamo potrebbe non essere affatto indipendente, poiché potrebbe essere modellata dagli osservatori o dalla coscienza dell'uomo. La nuova scienza della fisica quantistica ci sta riportando in allineamento con quella che gli antichi definivano come realtà spirituale. L'universo è fatto di energia, non è fatto di materia. E come chiamano i fisici quantistici questa energia di cui è fatto l'universo? La chiamano il campo. E qual è la definizione di campo? Forze invisibili in movimento che influenzano il mondo visibile. Questa è la stessa definizione che gli spirituali utilizzano per definire lo spirito. Materia ed energia sono due facce della stessa medaglia e noi altri siamo fatti di energia che può interagire con il campo e quindi con l'universo. Ma cosa significa che siamo fatti di energia? Che cos'è la materia? La teoria della relatività ha avuto una profonda influenza sulla nostra idea di materia, obbligandoci a modificare in modo sostanziale il concetto di particella. Nella fisica classica, la massa di un corpo era sempre stata associata ad una sostanza materiale indistruttibile, ad una qualche cosa della quale si pensava fossero fatte tutte le cose. La teoria della relatività ha mostrato invece che la massa non ha nulla a che fare con una qualsiasi sostanza, ma è una forma di energia. Il fatto che la massa di una particella sia equivalente ad una certa quantità di energia significa che la particella non può più essere considerata un oggetto statico, ma va intesa come una configurazione dinamica di energia, un processo coinvolgente quell'energia che si manifesta come massa della particella stessa. Questo dice la fisica quantistica. Questa nuova concezione delle particelle fu introdotta da Dirac quando formulò un'equazione relativistica che descriveva il comportamento degli elettroni. La teoria di Dirac non solo ebbe uno straordinario successo nello spiegare la struttura fine dell'atomo, ma rivelò, attenzione, aprite bene le orecchie, anche una simmetria fondamentale tra materia e antimateria. Essa prevedeva l'esistenza di un antielettrone con la stessa massa dell'elettrone, ma con carica opposta, che si annullano a vicenda, generando energia. Il primo passo importante verso la comprensione della struttura nucleare fu la scoperta del neutrone, l'altra particella di cui è costituito il nucleo dell'atomo. Il neutrone è privo di carica elettrica e ha una massa quasi uguale a quella del protone. Questa scoperta non solo spiegava in che modo i nuclei di tutti gli elementi chimici erano costituiti da protoni e neutroni, ma rivelava anche una forza nascosta che mantiene queste particelle così saldamente legate nel nucleo. Un fenomeno completamente nuovo, perché non potendo essere di origine elettromagnetica, poiché i neutroni sono elettricamente neutri, i fisici si resero conto ben presto di trovarsi di fronte ad una nuova forza naturale che si manifesta unicamente nel nucleo degli atomi. E signori e signore, sto parlando della forza nucleare. Dentro di te hai letteralmente una potenza infinita, una potenza nucleare. I protoni e i neutroni nei tuoi atomi reagiscono a questo confinamento muovendosi ad una velocità di circa 60.000 km al secondo. Capito? Te hai delle robette dentro che girano a 60.000 km al secondo. E nei miei precedenti video ho esposto a tutti il fatto dei comportamenti del mondo microscopico rispetto a quello macroscopico, microcosmo e macrocosmo. Nel mondo subatomico, signori, subatomico, l'osservatore influenza la realtà che non è più oggettiva ma soggettiva, mentre nel mondo macroscopico la realtà è assolutamente oggettiva. Questo cambia la percezione dell'universo perché quello che una volta non potevamo osservare chiamavamo magia, oggi forse dovremmo chiamarla fisica quantistica. Non è facile avere un'idea dell'ordine di grandezza degli atomi, tanto essa è lontana dalla nostra scala macroscopica, quindi del mondo grande, no? Ma il libro del fisico Fritjof Capra, Il Tao della fisica, ci viene in soccorso. Viene scritto che il diametro di un atomo è circa 1/100 di milionesimo di centimetro. Per visualizzare questo minuscolo oggetto, immaginate un'arancia che cresca fino a raggiungere le dimensioni della Terra. A questo punto, gli atomi dell'arancia sarebbero grandi come ciliegie,
miliardi di ciliegie strettamente impacchettate in un globo delle dimensioni della Terra. Le ciliegie dentro l'arancia sono gli atomi. Ok, l'arancia è grande come la Terra, gli atomi sono grandi come ciliegie. Ma per visualizzare il nucleo degli atomi non sarebbe visibile se gli atomi prendessero le dimensioni di una ciliegia. Ok? Segui questo percorso mentale. Un atomo, cari signori, la nostra ciliegia, è enorme se confrontato con il suo nucleo che sta al centro. Nella nostra immagine degli atomi ciliegie, il nucleo di un atomo sarebbe così piccolo che non potremmo vederlo. Se facessimo crescere l'atomo fino alle dimensioni di un pallone da calcio o anche delle dimensioni di una stanza, il nucleo sarebbe ancora troppo piccolo per essere visibile ad occhio nudo. Per poter vedere il nucleo di un atomo dovremmo far crescere l'atomo non come una ciliegia, ma fino alle dimensioni della più grande cupola del mondo, quella della Basilica di San Pietro a Roma. In un atomo delle dimensioni della Basilica di San Pietro, il nucleo sarebbe grande quanto un granello di sale. Un granello di sale nel centro della cupola di San Pietro e granelli di polvere che gli turbinano intorno a 60.000 km al secondo nell'enorme vastità della cupola. In questo modo possiamo raffigurarci mentalmente il nucleo e gli elettroni di un atomo tenuti insieme dalla forza nucleare. Subito dopo la nascita di questo modello planetario dell'atomo, cari amici, si scoprì, che cosa si scoprì? Che il numero di elettroni presenti negli atomi di un elemento, di un qualsiasi elemento, ne determina le proprietà chimiche. E oggi sappiamo che può essere ricostituita l'intera tavola periodica degli elementi aggiungendo successivamente protoni e neutroni al nucleo di un atomo più leggero, quello dell'idrogeno. E ciò significa, signori, che le interazioni tra gli atomi, che sono processi fisici, danno luogo a processi chimici, cosicché, in linea di principio, è oggi possibile, amici miei, comprendere tutta la chimica sulla base delle leggi della fisica atomica. Ciò significa che, compresi i processi atomici, tu sarai in grado letteralmente di comprendere e modellare il tuo universo. In un mondo sempre più materialista, la ricerca di una coscienza profonda che trascenda la realtà fisica sta diventando sempre più essenziale. E se la realtà spirituale fosse sullo stesso piano di quella fisica, il Tao della fisica, questo libro fenomenale che mette sullo stesso piano il misticismo orientale spiegato con gli strumenti della fisica quantistica, cambierà per sempre la tua concezione della realtà. L'umanità cerca di rispondere sul significato delle cose e sull'universo da migliaia di anni. Concetti spesso inafferrabili e perduti nei secoli nonostante sia già stato tutto scoperto e praticato dai nostri antenati. Tra i tanti dettami della conoscenza universale troviamo la conoscenza ermetica, ordini segreti che seguirono quella conoscenza, come l'ordine dei Rosa Croce, emergono come custodi di una saggezza che trascende i confini geografici e temporali. Cosa sanno i Rosa Croce? Cosa nascondono? Queste domande hanno incuriosito l'umanità per secoli, poiché gli stessi Rosa Croce rimangono discreti per quanto riguarda i loro insegnamenti ermetici, aumentando così l'aria di mistero che li circonda. Anche l'origine della filosofia rosacrociana è avvolta nel mistero. Secondo alcuni resoconti si tratterebbe di una società segreta fondata nell'antico Egitto. Si suppone che i loro membri abbiano preservato la conoscenza esoterica nel corso dei secoli, tramandandola di generazione in generazione. Quello che sappiamo è che la filosofia dei Rosa Croce si basa sull'idea dell'unità dell'universo. Credono che tutto sia interconnesso, strettamente interconnesso all'interno dell'intero universo, e che gli stessi umani possono raggiungere l'illuminazione spirituale attraverso la comprensione di questa unità. Questa visione del mondo olistica, amici miei, può essere intrigante, molto intrigante per coloro che cercano una comprensione più profonda della realtà. Dopotutto, se tutto quanto è interconnesso, allora facciamo parte di qualcosa di più grande, no? Non è forse lo stesso punto al quale vuole arrivare la religione? E questo concetto non è forse spiegato, anzi, attenzione, dimostrato dall'entanglement quantistico? L'entanglement quantistico è come se due particelle, per esempio due atomi, diventassero migliori amici, così tanto che anche se uno si sposta in una parte dell'universo e l'altro nell'altra parte, riescono comunque a sentirsi e comunicare istantaneamente. Questo significa che se cambi qualcosa in uno,
l'altro cambierà in qualche modo, subito, anche se sono lontanissimi. È una delle cose più strane e affascinanti della fisica quantistica, perché va contro l'idea che per influenzare qualcosa o qualcuno ci debba essere un contatto o una comunicazione che richiede tempo. L'entanglement quantistico è un fenomeno straordinario che accade nel mondo della meccanica quantistica, dove le particelle come elettroni o fotoni diventano così strettamente connesse dopo un'interazione che lo stato di una influenza immediatamente lo stato dell'altra, indipendentemente dalla distanza che le separa. Immagina che due particelle siano come due ballerini che, anche se si trovano in punti opposti della sala e quindi dell'universo, riescono a muoversi insieme in perfetta armonia, come se fossero uno. Questo è l'entanglement. Questo legame rimane forte anche se si portano le particelle a grandissime distanze enormi l'una dall'altra, il che sfida il nostro senso comune di come funzionano le cose, dato che sembra che le informazioni viaggino tra le due particelle più velocemente della luce, che, secondo le regole della relatività di Einstein, non dovrebbe essere possibile. L'entanglement quantistico è alla base di molte tecnologie emergenti come i computer quantistici e la crittografia quantistica, offrendo possibilità che prima potevamo solo immaginare. Esiste qualcosa che unisce tutte le cose, esattamente come riferiscono gli insegnamenti ermetici dei Rosa Croce da migliaia di anni. Immagina per un momento che la realtà che percepiamo sia solo la punta dell'iceberg e che, nelle profondità dell'ignoto, si trovino le risposte alle domande più fondamentali dell'esistenza. I Rosa Croce sostenevano che il segreto dell'universo non è un mistero irraggiungibile, ma piuttosto un enigma per coloro che desiderano approfondire le correnti profonde del pensiero mistico. I Rosa Croce sono un ordine esoterico emerso in Europa nel 1600 e i suoi membri credono nell'esistenza di una scienza segreta che può portare all'illuminazione spirituale. Sostengono che la chiave per comprendere i misteri dell'universo risiede nella sacra fusione della conoscenza spirituale, scientifica e filosofica. Esattamente quello che ci stanno dimostrando le nuove scoperte della meccanica quantistica. Una visione olistica di spiritualità, scienza e filosofia. Questa formidabile triade di saggezza è vista come una lente unica capace di rivelare verità nascoste oltre la comprensione ordinaria. Al centro del loro sistema di credenze c'è quello che può essere chiamato il principio di corrispondenza, che conoscerai sicuramente attraverso l'aforisma: come sopra, così sotto, come dentro, così fuori. Questo, signori, è un antico dettame originato dall'ermetismo, un'antica tradizione filosofica e mistica che suggerisce una profonda interconnessione e armonia tra diversi livelli di esistenza. Implica che ci sono corrispondenze, somiglianze e relazioni tra i vari piani di realtà, e ciò che accade ad un livello può essere riflesso o rispecchiato in un altro. I Rosa Croce credono che comprendere le leggi della corrispondenza, il principio dello specchio, sia essenziale per l'autocoscienza e l'illuminazione spirituale, comprendendo le corrispondenze tra i diversi livelli della realtà. Gli esseri umani possono connettersi con il loro vero sé e con l'universo nel suo insieme ogni volta che vogliono, solo che non lo sanno. Una delle implicazioni più importanti del principio di corrispondenza è il concetto di macro e microcosmo. Il macrocosmo si riferisce al vasto universo nel suo insieme, che comprende tutto, dai corpi celesti alle galassie, ai fenomeni naturali, fino ai principi e alle leggi sottostanti che governano l'universo. Nel pensiero rosacrociano, il macrocosmo rappresenta la realtà più ampia oltre l'individuo. D'altra parte, il microcosmo si riferisce all'individuo umano considerato come una rappresentazione in miniatura del macrocosmo. Tu, piccolo elemento che fai parte di un disegno più grande, e al giorno d'oggi possiamo approfondire il nostro microcosmo, la nostra consapevolezza del microcosmo, fino ad un livello subatomico, ampliando la nostra coscienza a livelli che nel 1600 non potevano neanche immaginare. Quindi, se una persona decidesse di intraprendere al giorno d'oggi un processo di illuminazione spirituale, potrebbe farlo anche con gli strumenti della scienza che approfondiscono credenze antiche che fino a poco tempo fa erano ritenute semplice magia. I Rosa Croce credevano che l'essere umano fosse un riflesso dell'universo e che esistano corrispondenze tra i diversi aspetti dell'essere umano e i diversi aspetti dell'universo.
è un riflesso. Nel suo libro Macrocosmo e Microcosmo del 1910, Rudolf Steiner delinea vari viaggi di crescita personale che attraversano queste doppie soglie, portando alla metamorfosi delle energie dell'anima umana in energie spirituali. Secondo Steiner esistono anche domini nascosti, come quello dei sogni, i diversi livelli della mente umana, conscio, subconscio e inconscio. Corrispondono ai diversi livelli della realtà mentale che per lui sono domini nascosti rispetto all'universo, al macro e al microcosmo. L'animo umano è considerato un microcosmo dell'universo spirituale. L'anima è la connessione, secondo lui, dell'essere umano con il divino e corrisponde allo spirito dell'universo. Secondo Steiner, comprendere la corrispondenza tra micro e macrocosmo può aiutare l'essere umano a connettersi con il proprio vero sé e con l'universo nel suo insieme. Comprendendo che siamo solo un riflesso dell'universo, fatti della stessa materia e quindi dell'energia del campo che ritroviamo separata in giro per l'universo, noi siamo solo qualcosa che unisce quell'energia, l'essere umano può sentirsi connesso con qualcosa di più grande di se stesso, e questo riporta a concetti come la mente collettiva o la legge dello specchio, attraverso la quale è possibile modellare a proprio piacimento la realtà elevando la propria coscienza. E a questo punto solo una domanda, no, solo una. Magia o meccanica quantistica? In che modo, signori, questa consapevolezza può aiutarci a trovare pace e armonia? Ve la riduco ai minimi termini, ok? Veramente ai minimi termini. Secondo questi antichi insegnamenti ermetici, di cui oggi vi ho dato solo un piccolo assaggio e ti invito a riascoltare 3 o 4 volte questo video, secondo questi antichissimi insegnamenti ermetici, basandoci su questa consapevolezza, in conclusione, scopriamo che quando aiutiamo gli altri, aiutiamo noi stessi. Quando facciamo del male agli altri, facciamo del male a noi stessi. Non è forse gli insegnamenti che dava anche Gesù Cristo? Dobbiamo ricordare che siamo tutti il riflesso l'uno dell'altro. Ricordi l'entanglement? Questo porta ad una consapevolezza ambientale di conseguenza. L'universo, abbiamo detto, che è un riflesso dell'individuo e l'individuo è un riflesso dell'universo, pertanto dobbiamo prenderci cura dell'ambiente, poiché è un riflesso di noi stessi. Questo, se solo fosse accettato comunemente, porterebbe nel corso delle ere ad una crescita spirituale collettiva e ad elevarci non come individui, ma come specie. E pensare che questi insegnamenti sono già stati trasmessi migliaia di anni fa da determinate società segrete ci fa porre la domanda: siamo avanzati o siamo regrediti? Io spero che questo video ti sia piaciuto. Se vuoi vedere più contenuti di questo tipo, aiutami a spingere il video nell'algoritmo di YouTube con un like. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!